Come prima cosa divido 4 uova medie a temperatura ambiente, separo i tuorli dagli albumi. Negli albumi metto un pizzico di sale, molta neve ben ferma con le fruste elettriche. Metto da parte e mi serviranno a breve. Nei tuorli metto 120 g di zucchero, lavoro con le fruste elettriche, ottengo un composto chiaro, gonfio e spumoso. Grattugio la buccia di un limone, solamente la parte colorata. Poi unisco 10 ml di olio di semi, mezza dose di albumi montati e metà dose di 80 g di farina, quindi 40 g. Lavoro delicatamente con la spatola, incorporando per bene questi ingredienti. Ora aggiungo la restante parte di albumi montati e 40 g di farina. Lavoro con la spatola, ottengo un composto uniforme e senza grumi. Verso sulla teglia da forno coperta con carta forno da 32 cm x 24 cm. Livello per bene con la spatola. Lascio cuocere in forno già caldo e statico a 180 gradi per 10 minuti, non un minuto in più. Trascorso questo tempo rimuovo la pasta biscotto dalla teglia, copro con la pellicola da cucina e lascio raffreddare per bene. E ora mi dedico alla farcia. Verso in una ciotola capiente 400 ml di panna da montare già zuccherata, bella fredda di frigo. Aggiungo 6 g di caffè solubile, si può aggiungere più caffè in base ai gusti personali, quindi lavoro con le fruste elettriche. Appena inizierà a prendere consistenza aggiungo 100 ml di latte condensato, bello freddo di frigo. Lavoro ancora fino ad ottenere una farcia compatta e soffice. Trascorso questo tempo rigiro la pasta a biscotto, rimuovo la carta da forno, copro con un altro foglio di carta forno e rigiro. Bagno leggermente tutta la superficie con il caffè non zuccherato a temperatura ambiente. E ora farcisco con metà dose di farcia, ricopro per bene tutta la superficie. Arrotolo partendo dal lato più lungo, stringo per bene e lascio riposare in frigo coperto con la carta da forno, almeno per un'ora. Trascorso il tempo taglio il rotolo in 3 parti piccoline. Metto una parte, quella più grande, sul piatto da portata, posiziono i 3 pezzi più piccoli, decoro con la restante farcia e copro il tutto. Termino spolverando con del cacao in polvere.
Il tronchetto dolce al caffè è una ricetta facilissima per le feste di Natale. Se non volete accendere il forno potete utilizzare tranquillamente il pandoro e il panettone, dovrete schiacciare leggermente le fette. Consiglio di prepararlo il giorno prima. Il tronchetto di Natale al caffè è perfetto per i giorni di festa. Provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al mio canale, è gratis, e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle mie ultime ricette.